Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi questa borsa con il punto tie. Userò un cordino Swan Black di colore azzurro glitter, una coppia di manici tubolari in ecopelle. In più vado a foderare la borsa e a mettere una cerniera. Andiamo a vedere da vicino i particolari di questa borsa. Realizzo il fondo borsa con delle maglie basse, quindi un giro di andata e ritorno di maglie basse e poi un giro di maglie basse tutto intorno per rifinire il nostro rettangolo. Vado a rifinire la borsa con una fodera di cotone, questo perché il punto dà molta rigidità e non c'è bisogno di irrigidire la borsa. Sul canale nel box informazioni trovate vari link per realizzare una fodera nel caso voi non sappiate farla. Infine vado ad inserire una cerniera. Queste cerniere sono particolari perché hanno già dei fori e quindi per la cucitura è molto più semplice. Io ho realizzato anche un tutorial per posizionare la cerniera. Le cerniere sono queste, nel box informazioni vi metto il link per acquistarle su Amazon. Tutti i materiali per realizzare la borsa sono stati offerti da Filati 3 Sfere e nel box informazioni vi metto il link per un eventuale acquisto. Prima di passare al tutorial vi ricordo che potete condividere con me le vostre creazioni nel gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube iscrivendovi. Passiamo adesso al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial dal fondo della borsa, quindi mettiamo su 30 catenelle con uncinetto numero 4 e io uso lo Swan Tie. Entriamo, vedete, in ogni punto io entro prendendo, vedete, questo anellino che si crea dietro in questa maniera qui e lavoro un totale di 29 maglie basse, quindi in ogni punto vedete retro. Ovviamente io preferisco prendere in questa maniera perché dopo vedete i punti delle maglie basse sono ben delineati, ma voi potete ovviamente entrare come usate entrare di solito. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni anellino, vedete che si è formato dietro fino alla fine della catenella. Quando arriviamo, vedete, alla fine della nostra catenella abbiamo una situazione del genere. Adesso io allargo, vedete, leggermente, allungo leggermente il punto, giro il mio lavoro, non faccio la catenella, ma entro subito nel punto, vedete, dopo l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, vedete, in ogni punto, realizzando chiaramente altre 29 maglie basse fino alla fine della riga. Arrivate, vedete, nell'ultimo punto, quindi abbiamo realizzato le due righe. Adesso di nuovo giro il mio lavoro e in ogni punto, vedete, in quello subito dall'uncinetto entro e lavoro la prima maglia bassa. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera qui, realizzando quello che sarà il nostro fondo. Quindi in ogni punto realizziamo una maglia bassa. Quando arriviamo alla fine della riga, io personalmente non realizzo la catenella, ovviamente se preferite potete realizzarla e saltare ovviamente questo punto. Io vado a proseguire così per 18 righe. Una volta vedete che abbiamo raggiunto la nostra altezza, che in totale saranno 18 righe, abbiamo una misura del fondo di 24 per un'altezza di 13 cm. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui. Io, vedete, ho lavorato l'ultima riga e l'ultimo punto, entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Su questa maglia bassa andiamo a mettere un marcapunti per facilitare ovviamente le principianti che devono andare a completare l'intera riga. Quindi andiamo magari nel punto precedente o in questo, insomma, ed entriamo, vedete, in ogni riga laterale. Quindi entriamo in ogni punto e lavoriamo delle maglie basse. Io entro, vedete, in ogni riga corrispondente, vedete che abbiamo lavorato, noi abbiamo un punto basso da lavorare fino ad arrivare ovviamente nel primo angolo. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare nel primo angolo. Vedete, nel primo angolo io qui ho l'ultimo punto della riga da lavorare e ho, vedete, la prima maglia bassa qui della riga. Lavoro una maglia bassa e ne lavoro un'altra per girare, quindi due maglie basse nell'angolo
e vado ad entrare, vedete, in ogni punto lavorando delle maglie basse. Quindi adesso lavoreremo delle maglie basse in ogni punto e in ogni angolo lavoriamo 2 maglie basse per girare fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare dove ho messo il marcapunti, non vi potete confondere perché qui abbiamo 2, vedete, maglie basse nello stesso punto. Quindi entriamo in questa, lavoriamo una maglia bassa, entriamo in quella dopo e qui lavoriamo una maglia bassissima dove chiaramente inizieremo la lavorazione. Adesso vedete il nostro fondo è pronto in questa maniera qui. Adesso io vado a prendere già la base, quindi la forma di questo fondo per l'eventuale fodera. Se dovete farla di feltro, ovviamente ritagliamo una base di feltro. Se dobbiamo farla di stoffa, la ritagliamo di stoffa con l'attenzione di lasciare ai margini, quindi dopo aver segnato la misura di stoffa, lasceremo anche 1 centimetro per la cucitura, quindi da ogni lato lasceremo 1 centimetro in più, mentre con il feltro non occorre. Per i tutorial sapete che nel mio canale YouTube, nella sezione video, trovate tutti i tutorial per le fodere. Quindi fatto questo, iniziamo il nostro punto. Il nostro punto richiede un multiplo di 4, quindi io ho qui 96 punti, quindi la lavorazione del fondo è già predisposta per un multiplo di 4. Quindi nel momento in cui volete realizzare un fondo che sia più grande o più piccolo, dovete tenere conto del multiplo. Adesso vedete, io mi trovo in questa maniera qui che ho chiuso a maglia bassa, semplicemente allungo, vedete, un po' il filo sull'uncinetto ed entro nello stesso punto in questa maniera qui, allungandomi con il filo. Adesso salto 2 punti, vedete, filo sull'uncinetto, salto sempre 2 punti e nel terzo entro e carico il filo in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e chiudiamo, vedete, tutto insieme in questa maniera e realizziamo una catenella. Adesso ne abbiamo saltato, vedete, 2 punti, filo sull'uncinetto, dobbiamo tornare indietro in questa maniera, vedete, e lavorare una maglia alta sul primo, in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e lavoriamo quest'altro punto che abbiamo saltato, sempre a maglia alta, in questa maniera qui. Ed ecco qui che abbiamo realizzato il primo punto. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera, filo sull'uncinetto, entriamo, vedete, nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, eccolo qui, e carichiamo il filo, sempre allungandoci, vedete, all'altezza della lavorazione. Filo sull'uncinetto, saltiamo sempre 2 punti e nel terzo punto carichiamo di nuovo il filo in questa maniera, sempre sollevandoci. Filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme in questa maniera qui. E catenella, non vi dimenticate mai di fare la catenella, che è importante per il seguente giro. Abbiamo, vedete, le 2 maglie basse saltate, filo sull'uncinetto e andiamo sempre a lavorarle, vedete, retro, quindi andiamo da dietro e lavoriamo una maglia alta in ognuna di queste maglie basse, quindi entriamo nella prima e lavoriamo una maglia alta, di nuovo nella seconda e lavoriamo una maglia alta. Quindi le maglie alte verranno lavorate sempre retro in questa maniera qui. Quindi di nuovo, vedete, carico il filo, entro sempre nel punto lavorato, allungando il filo sempre all'altezza, vedete, della lavorazione, filo sull'uncinetto, salto di nuovo 2 punti e nel terzo carico di nuovo il filo così. Chiudo tutto insieme e catenella. E adesso vedete i 2 punti che abbiamo saltato, 1 e 2, filo sull'uncinetto, sempre da dietro, vedete, in questa maniera qui, lavoro la prima maglia alta nel primo punto che ho saltato e la seconda, vedete, di nuovo nel secondo punto, eccolo qui. E così dobbiamo andare a proseguire fino ad arrivare, vedete, dove abbiamo iniziato. Quindi andate a completare l'intero giro per tutto il perimetro del nostro fondo. Se abbiamo lavorato correttamente, vedete, noi abbiamo il punto dove abbiamo lavorato, i 2 punti da saltare più l'ultimo punto. Quindi abbiamo
1, 2 e 3 più il punto lavorato. Lavoriamo l'ultima lavorazione, quindi entriamo nel punto già lavorato, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti, entriamo nel terzo, chiudiamo tutto insieme e una catenella. E adesso andiamo a lavorare, vedete, i 2 punti che abbiamo saltato indietro, quindi entriamo in questa maniera qui, vedete, e lavoriamo il primo, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo il secondo. Qui vedete incontriamo il punto dove praticamente abbiamo iniziato e qui io entro al centro, vedete, proprio al centro del fiore e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ed ecco che abbiamo completato la prima riga. Adesso la lavorazione si svolge in questo modo. Allunghiamo, vedete, una catenella, scusate, una catenella. Allunghiamo il filo, filo sull'uncinetto ed entriamo di nuovo in questa maniera qui e allunghiamo sempre i nostri fili. Adesso dobbiamo andare a lavorare in ogni centro che si è formato del fiore, quindi io mi trovo così, entro, vedete, filo sull'uncinetto nel prossimo centro, ce ne accorgiamo perché vediamo proprio, vedete, i fili che fungono da petali. Entriamo al centro e carichiamo il filo in questa maniera qui, quindi ci allunghiamo sempre, vedete, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e catenella. E qui vedete ci andremo a chiudere ogni volta, quindi per le principianti magari potete anche mettere un marcapunti, così magari non vi confondete. Adesso filo sull'uncinetto, dietro vedete abbiamo le 2 maglie alte, quindi entriamo nella prima e lavoriamo una maglia alta, sempre retro, quindi sempre all'indietro andiamo a lavorare. Filo sull'uncinetto ed entriamo, vedete, nella seconda. Quindi la lavorazione sarà sempre uguale. Adesso di nuovo, vedete, abbiamo il fiore che in realtà è già stato lavorato, entriamo di nuovo nello stesso fiore, allunghiamo il nostro filo, filo sull'uncinetto, nel prossimo fiore al centro, quindi dove realizziamo la catenella, ed allunghiamo i nostri fili e chiudiamo tutto insieme e catenella, non vi dimenticate la catenella. Dietro vedete abbiamo le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, sempre da dietro, vedete, entriamo, lavoriamo la prima maglia alta a maglia alta e la seconda, vedete, maglia alta a maglia alta. Ed ecco che il fiore va a completarsi, vedete. Adesso di nuovo nel foro subito, vedete, dopo la lavorazione entriamo e carichiamo di nuovo il filo e allunghiamo sempre la lavorazione, filo sull'uncinetto, entriamo nel fiore, vedete, successivo, nel centro e allunghiamo sempre il filo e chiudiamo sempre tutto insieme e facciamo una catenella. Dietro vedete abbiamo le 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, da dietro vedete entriamo così, lavoriamo la prima maglia alta e poi lavoriamo la seconda maglia alta, sempre da dietro. Ed ecco che vedete si forma il nostro fiore. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, dove c'è il marcapunti. Quando arriviamo, vedete, quasi al marcapunti, noi abbiamo, vedete, il fiore che abbiamo già lavorato in parte, vedete, e abbiamo un altro fiore, vedete, sottostante al marcapunti. Quindi lavoriamo in questa maniera, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo fiore, allungando, vedete, il nostro filo, carichiamo il filo e dobbiamo entrare nel fiore, vedete, questo qua lavorato anche lui in parte, quindi entriamo, carichiamo sempre, vedete, il filo, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e catenella. Filo sull'uncinetto, da dietro, vedete, sempre da dietro, e entriamo nelle 2 maglie alte lavorate e lavoriamo la prima e lavoriamo chiaramente la seconda. Ed ecco qui. Adesso vedete dove abbiamo il marcapunti, qui abbiamo messo un segno per non confonderci, qui
all'interno, vedete, del centro di questo fiore, chiudiamo a maglia bassissima. E quindi abbiamo chiuso anche, vedete, la seconda riga. Adesso iniziamo sempre alla stessa maniera la nostra riga. Una catenella, allungo, vedete, sempre il filo, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e faccio in questa maniera qui. Filo sull'uncinetto e devo entrare, vedete, sempre nel centro del fiore dopo. Ed eccolo qui. Quindi carico il filo e chiudo tutto insieme e una catenella. Qui sempre, se non volete confondervi, potete mettere, vedete, un marcapunti che vi indicherà dove dovete chiudere la lavorazione. Quindi una volta messo il marcapunti carichiamo, vedete, il nostro filo e andiamo a lavorare sempre queste due, vedete, maglie alte che sono sul retro però del lavoro. E quindi vedete, andiamo, carichiamo il filo, andiamo sempre dietro, lavoriamo la prima, sempre a maglia alta, filo sull'uncinetto e lavoriamo la seconda. E quindi abbiamo iniziato, vedete, un'altra riga. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera. Lavoriamo sempre i due fiori insieme, chiudendoli con una catenella, e le due maglie alte, vedete, dietro al lavoro le andiamo a lavorare sempre retro a maglia alta. E ogni volta che arriviamo dove abbiamo il marcapunti chiudiamo a maglia bassissima e iniziamo il lavoro alla stessa maniera. Quindi adesso andate a proseguire, io vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dirò sia le righe che i centimetri. Allora, io ho proseguito per un totale di 15 righe di punto tie, che in altezza, vi dico quanti centimetri sono 22 centimetri. Il nostro fondo, una volta completata la lavorazione, sarà di 25 per 14 centimetri, visto che poi andiamo a fare il punto di maglie basse tutto intorno. Adesso a questo punto noi abbiamo, vedete, qui io ho chiuso a maglia bassissima come vi ho fatto vedere per l'ultimo punto. Adesso dobbiamo andare a realizzare delle maglie basse, quindi io realizzo una catenella, metto sempre il marcapunti per non confondermi. E adesso vedete, qui ho le due maglie basse, maglie alte retro, entro all'interno e lavoro su ognuna una maglia bassa, quindi 1 e 2. Qui ho, vedete, un altro punto e lo lavoro. Quando, vedete, incontro il cerchio del fiore, salto, quindi non entro nel cerchio del fiore, ma salto subito dopo sulle maglie alte e lavoro la maglia bassa in questa maniera qui, quindi 1 e 2. E lavoro, vedete, quest'altro punto. Nel centro, vedete, del fiore assolutamente non entro, ma salto questo punto e lavoro le due maglie alte. Quindi il centro del nostro fiore non va lavorato a maglia bassa, quindi lavoriamo tutti i punti tranne, vedete, che nel centro, quindi questo punto lo salto e vado subito sulle due maglie alte e vado a lavorare un giro di maglie basse completo fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, nel punto dove ho realizzato la catenella, quindi devo fare la lavorazione, lavoro qui la maglia bassa, dove il marcapunti lo tolgo, quindi metto qui, vedete, il marcapunti, salto questa che è una catenella e lavoro subito sulla maglia bassa che viene dopo. E adesso vado a realizzare un paio di righe di maglia bassa, quindi vado a lavorare, vedete, maglie basse su ogni punto. Quando arrivo al marcapunti semplicemente qui lavoro una maglia bassa e rimetto il marcapunti, quindi andate a completare 2 righe di maglie basse. Allora ragazzi, io ho proseguito, però mi sono fermata al secondo giro di maglia bassa, vedete, non ne ho fatto un terzo perché la terza riga ho deciso di fare la maglia bassissima, quindi mentre lavoravo ho pensato di fare una maglia bassissima in questa maniera qui. Togliamo il marcapunti, entriamo, vedete, nel punto, però entriamo al centro, quindi prendendo solo la solina esterna e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui, e qui vado a posizionare il mio marcapunti. Adesso entro, vedete, in coste, quindi prendendo solo la solina esterna e lavoro una maglia bassissima,
Quindi in ogni punto entro in maniera morbida, vi raccomando, e lavoro delle maglie bassissime, vedete, in questa maniera qui. Lavoriamo questo punto per tutto il perimetro della nostra borsa fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove abbiamo il nostro marcapunti, togliamo il marcapunti, tagliamo ovviamente il filo, tiriamo il nostro filo in questa maniera qui, vedete, saltiamo il punto dove avevamo il marcapunti e in quello dopo, vedete, entriamo in questa maniera qui con l'uncinetto e da dietro tiriamo il nostro filo in questa maniera qui. Adesso io con un ago, la punta tonda, vado ad infilare, quindi mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro al centro, vedete, della lavorazione così e vado a chiudere il punto in questa maniera qui, in modo che non si crei nessuno scalino, e all'interno ovviamente vado a nascondere il filo internamente e poi saldo con un accendino. Ed ecco qui che abbiamo, vedete, completato la nostra borsa. Adesso andiamo a realizzare delle alette, vedete, che ci permetteranno di agganciare i nostri manici in questa maniera qui, quindi perché così sarà più semplice se vogliamo comunque andare a fissare una cerniera e la nostra fodera. Quindi andiamo a posizionare queste alette, andiamo prima a prepararne una, io mi sono portata avanti qualcuna, l'ho già realizzata, andiamo a realizzarle insieme. Iniziamo la lavorazione della nostra aletta con 8 catenelle ed entriamo, vedete, dall'uncinetto, entriamo in ogni catenella e lavoriamo semplicemente una maglia bassa in ogni punto, in questa maniera qui. Quindi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedete, nell'ultimo punto. Quindi abbiamo 7 maglie basse. Adesso nello stesso punto andiamo a lavorare degli aumenti per girare, quindi entro nello stesso punto, vedete, lasciamo una codina, vedete, più abbondante in modo che dopo la utilizziamo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Quindi abbiamo lavorato la settima, che è la prima, la seconda, entriamo di nuovo, lavoriamo la terza e lavoriamo una quarta maglia bassa nell'ultimo punto. Quindi nell'ultimo punto lavoreremo sia la settima che altre 3. Adesso vedete, in ogni punto frontale entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa, quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse nell'ultimo punto. E in quest'ultimo punto lavoreremo ancora un'altra maglia bassa e un'altra maglia bassa, quindi lavoreremo un totale di 3 invece che di 4. Quindi a questo punto, vedete, io taglio il filo, faccio in questa maniera qui e vado a chiudere la lavorazione, salto questo punto, entro in quello dopo e carico il filo in questa maniera qui. Adesso vedete, nel centro della lavorazione da dietro io metto sempre un ago perché riesco ad entrare meglio rispetto all'uncinetto anche nella solina che si trova dietro la maglia bassa. Quindi io devo entrare, vedete, al centro, così entro anche in questa solina, vedete, e vado a chiudere il punto in questa maniera qui. Quindi andate a realizzare 4 di queste alette. Adesso vedete, prima di andare a cucire le nostre alette è chiaro che dobbiamo prendere la misura. Io ho preso questa misura in modo che quando andrò a posizionare, vedete, i manici più o meno avranno questo aggancio qui in questa maniera qui. Quindi ho contato 11 maglie basse, quindi stendiamo bene il lavoro, vedete, una sarà centrale, da quella dopo quella centrale io conto 2, 4, 6, 8, 10 e 11 e metto il marcapunti. Faccio la stessa cosa ovviamente sul retro e nei lati della borsa. A questo punto io posso andare a cucire le mie alette. Inizio chiaramente da uno dei due lati, fisso il manico, prima il manico perché
Allora, queste alette qua, diciamo, questo gancio qua si svita anche, quindi dopo potrebbe essere semplice posizionarlo, però vi faccio vedere che chiaramente non tutti i manici hanno l'anello che si sgancia, quindi nel caso voi dovete prima infilare, quindi tenete presente questo, che se non usate questo tipo di manico avete bisogno di posizionare già l'anello all'interno. Nel mio caso si smonta, quindi vedete questi si aprono in questa maniera qui, si possono smontare, quindi io dopo andrò a posizionare senza problemi, quindi sarà più semplice per me adesso cucire prima le alette. Però se non usate questo tipo di manico ovviamente dovete fissare prima l'anello all'interno e poi andare a cucire. Quindi fatto questo, vedete, io vado a posizionare in questa maniera chiusa quelle che sono le mie alette e inizio a cucire. Qui vedete il marcapunti, io dal punto dopo, vedete, quindi un po' più in basso ovviamente scendo, entro così e vado a posizionarle. Quindi vedete, io per il primo punto ho sulla mia destra il marcapunti in questa maniera qui, quindi vado a entrare ed uscire in questa maniera prendendo chiaramente, vedete, le asoline dietro sia di qua che dall'altro lato della letta in questa maniera qui e vado a cucire. E facciamo questo ovviamente per tutta la letta. Dobbiamo fissarla bene bene, vi raccomando, quindi entrate ed uscite, vedete, più volte, assicurandovi ovviamente di prendere i punti in maniera corretta. Una volta che avete posizionato e quindi siete sicuri che mantenga bene, quindi vi raccomando, io adesso entro ed esco più volte anche nell'altro verso, vedete, possiamo anche andare a cucire in questa maniera qui, vedete, all'interno per assicurarci che mantenga bene. Entriamo in qualche asolina, vedete, così, e andiamo a stringere il punto, vedete, così. Il mio filo non è lunghissimo, quindi scappa un po', però sicuramente, vedete, quindi dobbiamo fissare bene bene, perché nel caso non andaste a foderare, questo terrà bene la borsa nonostante non mettiate la fodera. Io chiaramente fodero sempre le mie borse, quindi nel mio caso sarà un pochino diverso perché ho meno preoccupazioni sotto questo aspetto qui. Ed ecco qui, vedete, ho posizionato, quindi a partire, vedete, da qui ho posizionato. Adesso la stessa cosa dobbiamo fare di qua. Ovviamente ricordate che la distanza, questa distanza deve essere la stessa di qua e di qua, quindi adesso ne andiamo a posizionare quest'altro, vedete, in questa maniera qui, e dobbiamo valutare bene che deve essere 11 e 11, quindi significa che io devo andare a posizionare così, vedete, la mia aletta, ok? Quindi ci deve essere lo stesso spazio nei lati. Quando andremo a mettere quest'altra sarà la stessa cosa. Io adesso vado ad agganciare quest'altra e poi vi faccio vedere. Una volta vedete che io ho posizionato le alette, è importante che voi vediate questo aspetto, vedete, come vi ho promesso vi faccio vedere. La stessa distanza ci deve essere, vedete, devono essere a specchio, quindi una di fronte all'altra. Non vi confondete che magari andate a cucire dopo il marcapunti e rimanete meno spazio di qua. Quindi è importante andare a sistemarle in questa maniera qui, vedete, ho lasciato il marcapunti per farvi vedere il marcapunti è allo stesso posto che vi ho fatto vedere e a specchio, vedete, vengono posizionate le alette all'interno, cucite così, e poi io vado ovviamente a saldare sempre all'interno il filo, la codina che rimane con l'accendino. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo solo posizionare i nostri manici. Una volta quindi che abbiamo fissato i nostri manici, la borsa, come potete vedere, è pronta per essere indossata. All'inizio del tutorial vi farò vedere come avrò rifinito la borsa. Ogni indicazione ovviamente è tutorial, lo trovate nel box informazioni e dopo questo video vi rimanderò chiaramente a questi tutorial utili. Se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni o per delle richieste potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto e vi rimando a uno dei prossimi miei tutorial.